Ciao a tutti, in questo breve video vi volevo velocissimamente raccontare le novità della versione, principali novità della versione 8.0.0.3. Allora, la prima è la griglia dei contatti, che non è più solo 1x1 o 2x2, ma se continuate a cliccare dopo la 2x2 vi comparirà anche la modalità 3x3 e possiamo andarla a vedere. Ecco qua, vedete, questa è la modalità 3x3, ecco qua, e quindi avrete 9 contatti per ogni pagina. Ok, torniamo a noi, riportiamo, ecco qua la modalità 1x1, vedete a questo punto, ecco, è ritornata la modalità un solo contatto alla volta. Riportiamoci la modalità 3x3, andiamo a vedere la seconda novità riguarda ecco qua, quindi adesso vediamo qui, vedete tutti i contatti. Il primo contatto è Patrizia. Allora andiamo a una possibilità che c'è è di avere e di levare alcuni dei contatti dalle schermata principale. Ecco, quindi adesso ho levato Patrizia. Patrizia, come vedete, non è più blu come prima, che vuol dire che non è fra i preferiti. Ed ecco, a questo punto, se andiamo a vedere, infatti vedete, il primo adesso è Michele e non è più Patrizia, mentre nel phonebook li troviamo comunque tutti. Quindi dal phonebook possiamo chiamare uno qualsiasi di quelli che abbiamo messo tra i contatti, mentre nella rubrica veloce, nelle pagine veloci, troveremo solo i preferiti. Adesso rimettiamo ovviamente mia moglie tra i preferiti. Bene, e dopodiché, last but not least, molto interessante la possibilità di fare una chiamata WhatsApp. Adesso vedete, in tutti gli altri ci sono dei presunti numeri di telefono. Se mettete degli alfabetici, quindi per esempio qui mettete il nome, per esempio nel numero, invece di mettere il numero mettete il nome WhatsApp corrispondente della persona. A questo punto la mia app capisce che questa non deve, in questo caso non deve fare una chiamata telefonica, ma deve fare una chiamata WhatsApp, e qui ce ne rendiamo subito conto. Ecco qua, lo vedete, ecco, questa è una chiamata chiaramente WhatsApp. Ecco, ok, perfetto. Bene, la più grossa novità invece ve la voglio presentare di persona. Allora, vabbè, avrete già visto che la prima installazione c'è la procedura guidata, l'ho ulteriormente espansa. Adesso alla prima installazione si presenta la checklist, la potete anche richiamare poi dalla relativa opzione principale in pagina 1 che si chiama checklist. In ogni caso questa qua è la prima procedura, in genere vi basta questa, ecco. Alla prima partenza, dopo l'installazione, vi verrà fatta partire in automatico la checklist nella quale vi verranno eseguiti in particolare i 3 passi principali che riguardano innanzitutto la concessione dei permessi e vi viene spiegato il perché di ognuno di quelli, quindi accedere ai contatti, effettuare telefonate e accedere alle foto in particolare, perché così le potrete abbinare ai contatti. Fatto questo, nel caso abbiate Android 9 superiore, parte tutta la trafila, diciamo, per riuscire comunque a leggere chi ci sta chiamando, nonostante la rimozione dei permessi di Google. Viene spiegato tutto, lo trovate poi anche a parte tutta la relativa filippica nell'help testuale e nei video dedicati, in particolare dedicata al workaround di video A1. Ecco, allora in questo caso, prima cosa bisogna attivare le notifiche che servono per avere il numero del chiamante attraverso le notifiche dalla app telefonica, che adesso viene fatta una selezione. Nel caso che non la troviate qui, adesso qui sarà dialed, in call UI, eccetera eccetera, dovete trovare quella giusta, quella adatta. In ogni caso avete poi la possibilità di settarla ulteriormente anche dalle opzioni interne successive, qualora questa non vada bene. Ecco, in ogni caso qua potete rendervi conto se funziona o meno. Adesso, se Android 6 o superiore, vi verrà richiesto di mettere la mia app sopra le altre, così almeno potrà sovrapporsi all'eventuale paginata durante le chiamate.
Ecco, adesso si può provare una chiamata in arrivo. Ecco, a questo punto qua io mi chiamerò da un numero che metto chiamata da in più chat. 3 9 1 Ecco, 2 qui 3. ora schiaccerete il pulsante verde per vedere se funziona, e ha funzionato, e il tasto rosso per chiudere la chiamata e vedere anche se funziona. Ha funzionato tutto, in questo caso, nel caso che non funzionasse, chiaramente verrà rimossa automaticamente la call di dialogue e perderete un'importante feature. Purtroppo alcuni Android customizzati dai fornitori, relativi fornitori, non supportano la chiamata diretta da dentro l'app, e quindi questo purtroppo non si può fare e leva una grossa funzionalità. Bene, fatto questo, vi verrà detto che poi potrete procedere con l'inserimento dei contatti, la compilazione delle impostazioni derivate dalle pagine 1 e 5 relative, poi altre cose che non vengono dette, ovviamente dovrete rimuovere la mia app dalle assassine procedure di risparmio batteria, e poi finalizzare il tutto con l'impostazione a pagina 5. Ok, saluti.